Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? In questo video con i tarocchi interattivi andiamo a fare una lettura in un preciso orario, le 22:22, che vedrete anche in seguito durante la preparazione dei mazzi. Quindi farò una lettura destinata a te, che parlerà del tuo presente e del futuro. In più, come solito, a fine stesa farai tu una domanda e ti darò una risposta secca con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli uno dei 3 mazzi a distinto e andiamo a fare questa lettura delle ore 22:22 destinata a te. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i nostri 3 mazzi per questo video, questo interattivo, dal titolo Lettura delle ore 22:22 destinata a te. Intanto stanno quasi per arrivare. Sapete che, è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte. E gli oggettini. Clessidra, che simboleggia il qui e ora per la variante numero 1. Per la variante numero 2 abbiamo l'infinito. E per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con le piramidi, che rappresentano il progresso. Focalizzatevi bene su una delle 3 varianti, oppure sugli oggettini, come preferite voi. Andiamo a farci questa lettura delle ore 22:22 destinata a te. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Clessidra, iniziamo con te. Suerte, Clessidra, per te. Andiamo a farci questa lettura puntualissima alle ore 22:22. Innanzitutto vediamo chi sei tu, Clessidra. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera M, S o tante lettere S, P, A, E, e lettera L. Vado a darti adesso 4 numeri che dovrebbero ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono o magari sono numeri che vedi ripetersi spesso, nonché potrebbero anche essere numerini fortunati. 7, 43, 58 e 11. 7, 43, 58 e 11.
Andiamo a vedere chi sei tu, Clessidra, e poi vado a farti questa previsione, questa lettura 22 e 22, che sei destinata o destinato ad ascoltare. La Clessidra, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Clessidra, penso che tu abbia una grande forza di volontà, nonché tu sia una persona che in questo momento ha comunque delle possibilità, può realizzare determinate cose, ha visto realizzare un qualcosa, o il manifestarsi di un qualcosa, potrebbe essere anche fa riferimento alla famiglia, a ciò che ti circonda, insomma una gratificazione, una manifestazione di un qualcosa, una possibilità che si è creata circa riguardo una situazione che potrebbe essere familiare. Sei un qualcuno che vedi, anche qui mi parla del manifestarsi di un qualcosa, e Clessidra, penso che tu sia un qualcuno che non accetta più di tanto compromessi, nonché in questo momento circa una situazione è come se tu, proprio perché sei un qualcuno che non accetta compromessi, facessi un po' fatica a decidere, mi fanno vedere qui, c'è una decisione che devi prendere, ma non si riesce a scendere a compromessi, e quindi si rimane un po' lì, un po' come questo appeso, vedi? Non stiamo andando né avanti né indietro. Sotto certi aspetti io ci vedo anche della rabbia, un po' di rabbia, forse nel non riuscire a progredire, piuttosto che vedere una situazione che non cambia. Clessidra, con questa carta del mago, sei sicuramente un qualcuno che può avere, ecco, una passione in ambito esoterico, oppure hai la possibilità talvolta di fare sogni premonitori, potresti fare sogni premonitori, nonché sei un qualcuno dotato di intuito, e proprio grazie a questo intuito riesci anche a superare o concretizzare determinate situazioni. Queste le giriamo dopo e ti parlo di questo futuro. Clessidra, penso che tu debba imparare, oppure già lo stai facendo, a dirigere un po' meglio le tue energie, perché qui abbiamo un mago. Con questa carta viene da dire che già lo stai facendo, però dovresti riuscire a canalizzare o a indirizzare un po' meglio le tue energie circa un qualcosa che potrebbe far riferimento a una passione che hai, un qualcosa che vuoi realizzare. Tu potresti essere un artista, una persona che crea un qualcosa, magari dipingi, scrivi, oppure sei un artista in un qualcosa. Con questo mago potresti anche essere una cartomante, o un qualcuno che
lavora nella spiritualità. Qui ci sono delle energie da indirizzare verso un qualcosa che potrebbe essere una tua passione, per avanzare in questa cosa, andare avanti, perché le capacità le hai e qui c'è anche la riuscita, nonostante questo appeso che ci limita un po'. Cosa posso ancora dire di te? Che sei un qualcuno che ha tantissima pazienza con questa temperanza, e proprio grazie anche a questa pazienza è possibile che tu riesca ad ottenere i frutti dei tuoi sforzi, nonostante ti senti in questo momento limitato da un qualcosa. C'è una situazione che non ti permette di esprimere completamente te stesso o te stessa come vorresti. Io ci vedo questo. Ti vedo una persona che potrebbe avere, se sei una donna, i capelli scuri ma lunghi. Ti vedo con questi capelli lunghi, probabilmente lisci, non per tutti, perché questo è un interattivo, clessidra. Comunque capelli lunghi, lisci, o che ami particolarmente curare i tuoi capelli. Insomma, qui ci vuole coraggio, riguardo una situazione che c'è in questo momento nella tua vita. Sei un qualcuno che ha un dono, una capacità, te l'ho già detto prima. Mettiamola a frutto. Clessidra. Adesso vado a farti questa lettura delle ore 22:22, anche se sono passate da poco, e vediamo qual è il messaggio che sei destinata o destinato ad ascoltare. Clessidra, a mio avviso non si vive dei rimpianti. Si guarda avanti e non indietro, perché con questo 5 di coppe ho l'impressione che tu, anziché focalizzare le tue energie guardando avanti, come ti avevo detto prima, lo stai facendo probabilmente guardando indietro a un qualcosa che non hai completamente probabilmente metabolizzato, una situazione, potrebbe anche essere un amore, un sentimento, o comunque una situazione che fa parte del tuo passato. E questa cosa con questa torre sarebbe necessario magari chiuderla, perché provoca rabbia, potrebbe, ecco, causarti rabbia. Magari cogliamo l'occasione, visto che stai guardando questa stesa e pare che le carte ti dicano non si vive di rimpianti, non si vive nel passato, ma bisogna andare verso il futuro. Togliamoci di torno delle persone che si intromettono o tendono ad ostacolarti. Dai spazio al tuo intuito, a ciò che tu senti e non quello che gli altri ti dicono o vorrebbero farti dire. Così facendo riesci anche a prendere questa decisione che avevamo visto prima, e tu sai
quella che è, ed è molto positivo per te fare questa scelta, perché qua con questo 10 di denari ci indicano soddisfazione. Se stiamo parlando, se vogliamo parlare di sentimenti, io ti vedo in relazione con un qualcuno che tu conosci già da tempo e con il quale hai condiviso dei bei momenti, nonché delle possibili aspettative o dei progetti che state facendo circa un qualcosa. Potrebbe far riferimento anche a un viaggio, a un cambio di casa, potrebbe anche essere una convivenza, insomma qui io ci vedo un qualcuno che con il quale tu che stai frequentando, scusa, e ci vedo un viaggio che dovete fare insieme, uno spostamento, un cambio di casa, un qualcosa che andrete a fare. Altro messaggio per te. Sì, mi parlano di un probabile segno di fuoco qui per te. Un Ariete, Leone, Sagittario, un qualcuno che prova nei tuoi confronti una gran bella passione e con il quale condividerai da adesso ai prossimi mesi dei piacevoli momenti. Se parliamo di sentimenti, qui la passione e anche il sentimento non manca. Se invece si tratta magari di una persona con la quale collabori, un collaboratore, un amico, quello che vuoi, qua ci fanno vedere che con questa persona io vi vedo comunicare, parlare e anche spostarvi, se vogliamo, con questo carro. Però di fondo abbiamo una grande passione. Lui verso di te e viceversa tu verso di lui. Decidi, Clessidra, e poi io ti vedo stare bene. In questi mesi invernali, probabilmente, quindi da adesso ai prossimi 2 o 3 mesi. Dipende da te, la vedi? Scegliere di stare bene oppure continuare a rimanere in balia di questa decisione che non si prende. Circa quello che ti ho detto prima, ricevi delle comunicazioni a breve. È possibile che queste comunicazioni facciano riferimento a questa situazione dove non riesci a deciderti e proprio grazie a queste la situazione cambi, si sblocchi, insomma c'è un cambiamento qua. Ti sentirai sicuramente meno sola o solo. È come se tu talvolta ti sentissi sola o solo e non deve essere così. Circa la relazione che ti ho detto prima, con quel segno di fuoco potrebbe essere, o un qualcuno che ha un ascendente nei segni di fuoco, io qua ci vedo un'anima gemella, una fiamma gemella, ci vedo 2 persone molto complementari, dove c'è una bella complicità, nonché sicuramente un sentimento.
vi vedo comunicare, vi vedo parlare, e anche di cose, se vogliamo, serie, con questo re di spade. Qui c'è un qualcuno che sta a guardare quello che fai tu, Clessidra. Un qualcuno probabilmente interessato a te, che ti guarda, vede, ha la possibilità di vederti, magari senza essere visto. E il messaggio che sei destinato ad ascoltare, oltre a quello che già ti ho detto, ci dice anche che c'è un qualcuno che ha un pensiero particolare per te, lo vedo di qua, che ti pensa anche con passione, se vogliamo, quindi potrebbe essere questa persona che sta a guardare quello che fai tu. Qui c'è comunicazione. Io ti vedo parlare, comunicare, in particolare la sera con un qualcuno che potrebbe anche essere sicuramente lontano da te, nonché all'estero. E ci vedo un incontro da adesso alle prossime settimane. Considerando che il numero 4 è la somma di questi 2 che abbiamo qui, mi viene da dirti che dovresti essere più sicura o sicuro di te stesso, perché anche se talvolta puoi sentirti sola o solo, le possibilità qua ci sono. Se sei in una relazione con un'anima gemella, una fiamma gemella, non per tutti, però per alcuni è possibile, cerca di sentirti più sicura o sicuro di questo sentimento, di quello che state facendo insieme o lontani, perché questo eremita potrebbe anche indicarci che in questo momento sei in relazione con una persona che non vedi, che magari non avete la possibilità di vedervi. Qui direi che il messaggio destinato a te fondamentalmente ci dice questo: abbi fiducia, perché questa comunicazione o comunicazioni che aspetti e andranno a favore di una situazione che in questo momento ti preoccupa o non ti permette di scegliere come vorresti, arriveranno. Qui il messaggio è comunicazioni che arrivano e sono positive per te. Con la carta della stella ci sono delle aspettative che vanno a realizzarsi. Pensa positivo, Clessidra, perché c'è qualcuno che ha un pensiero per te, e non solo il pensiero, ci vedo anche passione, con il quale da adesso alle prossime settimane io qua ci vedo un incontro, ci vedo soddisfazione. Quindi questa stesa fondamentalmente penso che ci parli di sentimenti, nonché una probabile realizzazione, se vogliamo, a seguito di una decisione che tu prenderai, e sai di che cosa ti sto parlando? E questo era un po' il messaggio per te, Clessidra. Qui abbiamo questa carta che ci indica comunque pazienza, te l'avevo già detto all'inizio, con questa temperanza, e tu sei una persona che sa pazientare, e se stai aspettando delle comunicazioni di qualsiasi natura esse siano, sappi che arrivano. Questo era il messaggio che eri destinata ad ascoltare,
con questa lettura delle ore 22:22. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta con gli arcani maggiori. Un sì o un no per la clessidra? Vediamo. Il carro, il mondo e il matto. Guarda, non a caso il carro c'era già uscito qua. Il mondo ce l'avevamo anche qui. Aspetta che lo cerco. Sono sicura di averlo visto. Adesso si è... Eccolo qua. Guarda. Allora, torno a dirti che in base alla domanda che tu hai fatto, è un sì, perché abbiamo carro, mondo che ci parla di espansione, nonché questa carta del matto che ci indica anche un nuovo inizio, con un po' di coraggio. C'è bisogno di intraprendere, non avere paura di agire. E ricorda che in questo caso abbiamo 4 più 5, il numero 5 ci parla di cambiamento, di trasformazione, e vedi, non a caso queste sono carte di cambiamento, di andare in una direzione con questa carta del mondo, espandersi, realizzare, ma ci vuole il coraggio. Penso che la clessidra possa aver chiesto per una domanda, può essere anche circa il lavoro, per portare un cambiamento nella sua vita, o potrebbe essere un qualcosa che tu devi intraprendere, che in questo momento non sai se sia cosa sia ben fatto fare. Ebbene, la cosa che ci dicono le carte e che può essere positivo per te, spostarti, muoverti, sconfinare con questo mondo dal tuo raggio di azione, e con questo matto iniziare un qualcosa di nuovo. Questo è quello che mi dicono gli arcani maggiori per te. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica per te. Vediamo, per la clessidra. C'è qualcuno che ti vuole bene, ma tu lo stai considerando poco. Trovi la sua chiamata nelle ultime 10 chiamate ricevute.
Questa persona ha i capelli scuri e quando parla mhmm, ripete spesso la parola vorrei, vorrei. Vi vedo bene insieme. Mh. Il messaggio ti dice questo: c'è qualcuno che ti vuole bene, ma tu lo stai considerando poco. Trovi la sua chiamata nelle ultime 10 chiamate ricevute. Questa persona ha i capelli scuri e quando parla ripete spesso la parola vorrei. E vi vedo bene insieme, Clessidra. E questo era il messaggio per te. Ti dico adelante, non a caso abbiamo nuovamente il numero 5 che ci parla di cambiamento. E allora avanti con questo carro verso il cambiamento. Anzi, se vuoi scrivermelo nei commenti, dove vuoi andare, che cosa devi cambiare. Io questo cambiamento ce lo vedo. A maggior ragione perché non a caso anche il numero 5 simboleggia questo. E il numero 1, volendo, è l'azione. Come la carta del matto che abbiamo visto negli arcani maggiori per te. Adelante, Clessidra. Infinito, suerte per te. Andiamo a farci questa lettura delle ore 22:22 che è destinata a te, che sei destinato ad ascoltare. Penso che in questo momento potresti sentirti connessa o connesso con la lettera G, la lettera P, O, I, T, ho tante lettere I. E lettera R. Vado a darti 4 numeri che potrebbero ricordarti un qualcosa in questo momento, magari una data, un numero di telefono, oppure sono numeri che vedi ripetersi spesso, potrebbero anche essere numerini fortunati. 29, 82, 90 e 3. 29, 82, 90 e 3. Infinito, andiamo a vedere chi sei tu. E poi vado a darti questo messaggio delle ore 22:22 che sono già passate, però che sei destinato ad ascoltare. Qua abbiamo un qualcuno che non si arrende, che accetta le sfide e che sicuramente è una persona molto, vedi, ce l'ho anche qua, determinata. Ti vedo determinato, ti vedo un qualcuno
sicuramente anche riflessivo o riflessiva. Allo stesso modo una persona che riesce a cogliere il bello e il positivo delle cose, quindi non ci facciamo mancare niente, infinito. Penso che tu possa essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti essere anche di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Sei una persona che ha un aspetto molto giovanile, o che ti piace frequentare persone giovani. Sei un qualcuno che, a mio avviso, vorrebbe vivere altrove, o vorrebbe intraprendere un viaggio con questo Re di Coppe verso un qualcosa che ti appassiona molto, o è possibile che ci sia anche del sentimento qua, Infinito, sei comunque un qualcuno riflessivo, come ti dicevo prima, ma anche prudente, se vogliamo, ti vedo abbastanza realizzato circa le cose che fai, come se tu facessi un lavoro o un qualcosa dove ti senti realizzato. Potresti essere un artista o un qualcuno che ha un lavoro in proprio anche, che un imprenditore, hai un'attività tua, nonché potresti essere anche un artista, aver realizzato tu stesso determinate cose che stai facendo. Qui il nostro infinito è qualcuno che analizza molto le cose, a volte fin troppo. Tutto questo analizzare, vedi, si riduce poi a una sorta di forse sofferenza qua, per non riuscire magari ad ottenere tutto e subito. Guarda che tutto e subito non esiste. C'è un detto che dice: chi va piano va sano e va lontano. Quindi qua realizzerai, farai, però probabilmente questa smania di voler realizzare tutto e subito ti porta a sperimentare così dei momenti poco piacevoli. Tutto e subito non esiste. E visto che abbiamo qua il numero 5, il numero 7, e il numero 5 ci parla di cambiamenti, il numero 7 ci indica saggezza, quindi le carte ci dicono che tu sei comunque una persona riflessiva, la saggezza sicuramente non ti manca, e allora non pretendere tutto e subito, perché alla fine ti porta a soffrire un po'. Qui un Re di Coppe e un'Imperatrice. Io ti vedo sicuramente, potresti essere in coppia con una persona, in una relazione ricambiata, nonché con questa persona dover sperimentare qua un cambio di casa, un viaggio. Infinito, sei qualcuno al quale piace farsi notare. Io ti vedo un po' al centro dell'attenzione qua.
e potrebbero esserci delle persone, attenzione, invidiose di ciò che vedono di te, di quello che fai tu. Quindi attenzione. Infinito, potresti essere un amante degli animali o possederne uno o anche più di uno, un cane, un gatto, e sei una persona molto empatica, molto dolce, anche se a volte questa dolcezza che hai non traspare. C'è un qualcosa che tu devi lasciare andare o hai lasciato andare di recente? Una situazione che si ripeteva o che continua a ripetersi, quindi attenzione. Se ti senti intrappolato in un qualcosa dove ti sembra di non vedere una via d'uscita, un qualcosa che si ripete sempre nello stesso modo, nella stessa maniera, lascia andare, spezza questa spada, la vedi? Interrompi queste abitudini che ti vincolano o che ti tengono prigioniero in un qualcosa che non ti appartiene, che non è per te, che non ti fa stare bene. Qui l'infinito sei un qualcuno, io ti vedo comunicare, una persona che ha una dote con la comunicazione, forse è il tuo lavoro, forse sei un qualcuno che quando parla le persone lo ascoltano. Ti vedo essere un po' il punto di riferimento qua per altre persone. E adesso vado a darti questo messaggio che sei destinato ad ascoltare, in base a queste carte. Vediamo che cosa devo dire all'infinito. Innanzitutto che qua c'è un ciclo che deve finire. Forse proprio quello che abbiamo visto prima, una situazione che non ti appartiene più, c'è un ciclo da chiudere. E sarebbe bene che lo facessi, perché poi abbiamo questa ruota con questa carta del mago che ci indica intraprendenza, ci indica un fare un qualcosa, impegnarsi in un qualcosa con questa carta della forza. E qui io penso che con questo 2 di coppe è possibile che tu abbia di recente o avrai la possibilità di incontrare un qualcuno, oppure è possibile che ci sia già, dove c'è una gran bella passione. Potrebbe anche essere, sì, sentimenti, nonché un collaboratore o una collaboratrice, però io ti vedo appassionarti in un qualcosa e non ti vedo solo però, con un qualcuno, solo o sola, con un qualcuno qui. Qui abbiamo mago, regina di denari. Potrebbe starci anche un segno di terra, un toro, capricorno, vergine.
Allora, il messaggio qui per te è: non hai motivo di continuare a preoccuparti. mh? C'è il Papa, si trova una soluzione, le cose si sistemano. Intraprendi, sperimenta, fai con questo mago. Hai anche l'appoggio di una persona o più di una. Muoviti, vai, sconfina. mh? E se necessario cambia anche strada. A malincuore, per carità, potrebbe essere che ci sia anche una decisione, di dover, per forza di cose, cambiare direzione, sia necessario per te. Cambiare direzione, cambiare visione delle cose, e con un 8 di coppe può essere anche a malincuore, però è una situazione che fondamentalmente ti pesa. Io penso che tu ci sia dentro in questo momento e che ti faccia anche soffrire sotto certi aspetti. Ebbene, il messaggio che sei destinato ad ascoltare qua è che se in questo momento mh, soffri per una perdita, che può essere sentimentale, economica, di qualsiasi natura essa sia, le carte ci indicano che questa situazione va a migliorare, ma è necessario cambiare prospettiva, e in questo caso sei tu che sai dove direzionarti. Se un qualcosa ti pesa, cambia prospettiva. Io qua ci vedo per te, un appoggio anche, o l'incontro, se sei sola o solo, con una persona che ha dei sentimenti. Qui abbiamo questo cavaliere di coppe, può essere un qualcuno anche lontano da te, o che viaggia, o che si muove. C'è un qualcuno che ti vuole bene, infinito. E una persona dolce, romantica. E penso che fondamentalmente qua il messaggio sia: non devi aver paura di non farcela, di perdere ulteriormente un qualcosa, perché non sarà così. Sarai appoggiato o appoggiata da un qualcuno. Muoviti con questo 6 di spade, cambia prospettiva e vedi che da qua ai prossimi 2 o 3 mesi la sofferenza al cuore passa, ci passa. 3 di spade può essere anche una sensazione di tradimento, che peraltro non dovrebbe più sussistere. In ogni caso io qua ci vedo per te che cambierai prospettiva, comincerai a vedere le cose diversamente, e con questo mago intraprenderai la cosa giusta per te. Guarda, non a caso, numero 8 ci parla di potere. Numero 8 simboleggia anche un po' l'infinito, se vogliamo. E il messaggio è: se vuoi puoi. Lo dice il mago, lo dice qua il nostro numero 8. Cosa te lo dico a fare? Infinito. Scrivimi un po' nei commenti qua. Perché non riesci a cambiare prospettiva, o comunque lo farai? Perché qua ci indicano che
ci si muove. È una carta che indica anche evoluzione, il mago, col 6 di spade, evoluzione spirituale potrebbe essere. Io ci vedo questo per te, questo è un po' il messaggio che questa lettura delle ore 22:22 ha voluto darti. E adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori per l'infinito. Vedi, il numero 9 ci indica anche la conclusione di un qualcosa. Penso che possa risuonare in questo momento con te. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori in riferimento alla domanda che hai fatto tu. Le stelle, la morte e l'eremita. Allora, qua c'è un'aspettativa che tu hai circa un qualcosa, ma si va verso un cambiamento. Questa situazione la devi considerare in maniera più matura, come ci suggerisce questa carta dell'eremita, e cioè, forse non mi sono espressa bene, però con più maturità, ecco. Sognare va bene, perché piace a tutti sognare, e però non si vive solo di sogni. Esiste la realtà, l'infinito, e quindi se vuoi calarti nella realtà anziché nella fantasia e nei sogni, è necessario comportarsi con maturità. E circa la tua domanda, loro ci stanno rispondendo che è un sì, ma bisogna affrontare le cose con più maturità, e tu sai a cosa mi riferisco. Questa è la risposta che hanno voluto darti. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per l'infinito. Percepisco una strana sensazione di tristezza e solitudine. Come se in questo momento ti mancasse qualcosa. Quando finisci di guardare questo video, sai cosa fare per far passare questa tristezza. Prova a
contare fino a 14, poi fai questa cosa e dovrebbe essere piacevole quello che succede. Il messaggio per te dice: percepisco una strana sensazione di tristezza e solitudine anche. Come se in questo momento ti mancasse qualcosa. Quando finisci di guardare questo video, sai cosa fare per far passare questa tristezza. Adesso o domani o quando vorrai. Prova a contare fino a 14, che era il numero che avevamo prima, poi fai questa cosa e dovrebbe essere piacevole quello che succede. Curioso questo messaggio per l'infinito, Però mi è uscito così. Quindi, infinito. Sognare sì, fantasticare sì, però scendiamo anche coi piedi per terra e approcciamoci alle situazioni o a ciò che ti sta a cuore in maniera più reale, concreta, matura, come ci suggerisce questa carta dell'eremita per te, volendo anche con il sufficiente distacco dal risultato che aiuta, dicono che aiuta. Adelante, infinito. Piramide, suerte per te. Andiamo a farci questa lettura delle ore 22:22 che sei destinata ad ascoltare e vado prima a parlare di te. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera D, la lettera M, F, O, qui, lettera V, lettera N, ne ho tante lettere V qua. Vado a darti 4 numerini che potrebbero ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono, sono numeri che vedi ripetersi spesso, magari possono essere anche numerini fortunati, 34, 51, 61 e 18. 34, 51, 61 e 18. E adesso vado a parlare di te, piramide, e poi vediamo questo messaggio delle ore 22:22 che sei destinata o destinato ad ascoltare. Ma qui abbiamo un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma anche penso tu possa essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, avere un ascendente in uno di questi segni. Qui abbiamo una persona molto emotiva, un qualcuno che ha una grande sensibilità, un qualcuno che vivrebbe solo ed esclusivamente nel suo mondo,
e non ama sicuramente complicarsi la vita qui, la nostra piramide, anzi, sei un gran lavoratore o una gran lavoratrice, ma non ami, ecco, complicarti la vita in cose che fondamentalmente ti limitano, che potrebbero anche esserci, Di recente potresti esserti sentita escluso o escluso da un qualcosa, o sei tu stesso, quello che ti dicevo prima, che ti, diciamo, tendi ad isolarti o preferisci startene per i fatti tuoi, lontano da occhi indiscreti. E ti vedo una persona qui, c'è un qualcuno che grazie al suo lavoro o ad un qualcosa che tu fai, potresti essere apprezzato da tante persone. Quindi, nonostante tu tenda a volerti, se vogliamo, isolare, io ti vedo fare un qualcosa che viene apprezzato da tante persone e tu sai che cos'è. Sai che potresti essere un musicista o un qualcuno molto amante della musica. Chissà che tu non sia un cantante o una cantante. Ci vedo un qualcosa qua in ambito musicale, potrebbe essere, o comunque un qualcuno che viene apprezzato da tante persone per un qualcosa che tu fai. Ha un bel caratterino la piramide, con questo imperatore. Oppure potresti anche essere un qualcuno che ogni tanto sente il bisogno di essere più appoggiato, di essere protetto, o un bisogno di protezione qua per la piramide. Sì, hai qualcosa a che fare con la musica per me. E ti vedo innamorato di un qualcuno o desideroso di esserlo, oppure hai iniziato una storia di recente, che magari potrebbe essere solo all'inizio, ed hai ricevuto anche di recente un messaggio gratificante per te, o che stai aspettando di riceverlo. Se lo stai aspettando, qui arriva, Non a caso il numero 3 ci parla di comunicazione, il numero 2 di unione. Chissà che tu non abbia iniziato una relazione da poco qua. Scrivimelo nei commenti, perché mi fa strano questi numeri proprio in questo momento. Abbiamo anche il 23-23, quindi qua a maggior ragione quello che ti ho detto in questo momento potrebbe essersi verificato da poco o sta per verificarsi. Ci parlano di un inizio, l'unione con un qualcuno. O con un qualcosa, insomma, concretizzare, raccogliere i frutti delle proprie fatiche. Questo era per la piramide.
Penso che tu sia un qualcuno che dà molto, e alle volte è possibile che tu riceva poco con rispetto a quello che dai. È una sensazione che ho, eh. Adesso vado a darti questo messaggio delle 22:22, che sono passate, però abbiamo avuto un 23:23 poco fa, che è comunque potente. Qua per la piramide ci vedo, messaggio è che sta per manifestarsi nella tua vita un qualcosa di bello, con questa carta del sole, la giustizia. Tu sai che cos'è, perché in questo momento che stai guardando il video sai molto bene ciò che vuoi e dove vuoi arrivare con questo 3 di bastoni. Che sia una relazione, che sia una qualsiasi altra cosa, con questo asso di denari ti vedo vincente. Piramide, eh? Potrebbe essere utile trattenersi nel dire o nel fare una determinata cosa. Dicono qua le carte. Moderare una determinata cosa e tu sai qual è. Gli assi sono addirittura 3. Qua in assoluto il messaggio per la piramide è che tra non molto andrai a manifestare un qualcosa di importante in assoluto in vari ambiti della tua vita, sotto tutti i punti di vista. Materiale, sentimentale, e qua c'è un inizio, lo vedi? Però è necessario che, come se in un certo senso le carte ti dicessero: modera una determinata cosa. Prenditi il tempo necessario per ponderare bene, però poi agisci. Il cavaliere di denari, diciamo che indica lentezza come carta in sé. Il cavaliere di denari è lento, ma va avanti a passo sicuro, e questo sei un po' tu, piramide. Io ci vedo una realizzazione importante in ambito lavorativo qua. Se non stai lavorando c'è un lavoro che arriva, e se già stai lavorando io ci vedo un miglioramento di, diciamo, può essere anche a livello economico, soldi che arrivano per un qualcosa che tu fai o andrai a fare. Penso che non dovresti dare troppo seguito, a determinate cose che ti vengono dette, un po' con l'inganno qua, o ti verranno dette con un po' di c'è un qualcuno che vuole un po' intromettersi, dandoti magari, determinate, rassicurazioni che poi in realtà probabilmente, così non sono.
oppure vuole approfittare di te. Penso che tu non faccia difficoltà ad accorgertene. Stiamo parlando probabilmente di un qualcuno che tu conosci sicuramente e che ruota intorno al tuo lavoro, dicono qua. Comunque qui in assoluto io ci vedo il lavoro. Poi, se vogliamo, in un secondo, diciamo, in una seconda versione della stesa, anche l'incontro con una persona qui che potrebbe arrivare a cambiarti la vita, che sia in ambito sentimentale, in ambito lavorativo. Io qua con imperatore e imperatrice c'è una gran bella certezza che entra nella tua vita, se già non c'è, e che dovresti sicuramente imparare ad apprezzare, nel senso, io ti vedo sistemata o sistemato, piramide, qua. Quindi il messaggio è gioisci di ciò che hai ottenuto o otterrai, perché qua sono cose importanti, sia dal punto di vista economico che, se vogliamo, sentimentale. Quindi una gran bella stesa, un gran bel messaggio per te. Guarda, l'avevo appena detto. La stesa mi finisce con un 10 di coppe, che indica un consolidamento, indica, se vogliamo, anche mettere su famiglia per qualcuno, non per tutti, perché è un interattivo. E a patto che, ecco, tu non stia troppo attaccato, vedi, con questo 4 di denari, a quello che sono le tue idee, a quello che sono le cose che hai conquistato tuttora. C'è molto di più per te. Non c'è solo quello che hai realizzato finora, c'è di più, e permetti a questo di più di manifestarsi. Questo è il messaggio che dovevo darti. Per la piramide devi permettere a questo di più che c'è o che ci sarà di arrivare, di manifestarsi. Ci sono 3 assi, più di così. Guarda, la ripetizione del numero 3 anche ci parla di comunicazione, di una ruota che gira, se vogliamo, un qualcosa che, vedi, anche qui avevamo il 3 di denari. Quindi direi che per la piramide è giunto il momento di apprezzare ciò che hai conquistato o che hai tuttora, ma sappi che può esserci molto di più. Questo era il messaggio che dovevo darti. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta
con gli arcani maggiori, un sì o un no in base a quello che tu hai pensato per la piramide. Vediamo. L'appeso, il mago e il matto. Il matto c'era già anche uscito prima. Dunque, circa la tua domanda, qua ci stanno dicendo che sì, possono ancora esserci delle difficoltà o un limite circa questa domanda che tu hai fatto. Per andare a sbloccare questa situazione, questo limite, è necessaria da parte tua la massima intraprendenza. Abbiamo mago e matto, due carte, se vogliamo, quasi simili. La risposta alla tua domanda è un sì, senza ombra di dubbio. Ma c'è un qualcosa che dovrai sbloccare qua, o superare, o lasciare andare. Qui è un ostacolo, qualcosa che ti limita e tu sai che cos'è. Lascialo andare e poi vedi che con questo mago e matto non ci sono limiti nel realizzare ciò che tu vuoi. È un sì in assoluto. Lasciamo andare questo appeso. Liberiamoci. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Per la piramide. Prendi un foglio e scrivi 5 desideri oppure 5 cose che ti stanno particolarmente a cuore. Anticipa le parole con il numero corrispondente. Ti faccio l'esempio. 1 al primo desiderio, 2 al secondo, 3 al terzo, 4 e 5. E poi scrivi da 1 a 5 quello che sono i tuoi desideri. Uno di questi che scriverai si manifesterà intorno alle ore 23:38 o comunque in tarda serata, oppure il giorno 23 dei prossimi 2
mesi, 2 o 3 mesi, quindi il giorno 23. Il messaggio per te dice questo: prendi un foglio e scrivi 5 desideri oppure 5 cose che ti stanno particolarmente a cuore. Anticipa le parole con il numero corrispondente, 1, 2, 3, 4, 5, e poi scrivi desiderio 1, desiderio 2, 3, 4, 5. Uno di questi desideri che scriverai si manifesterà intorno alle ore 23:38, quindi in tarda serata, oppure il giorno 23 dei prossimi 2 o 3 mesi. Questo era il messaggio per te, curioso, eh? Per la piramide. E bando agli ostacoli e avanti con l'iniziativa. Mago e matto. Ti dico adelante, piramide. E il numero 4 ci parla di sicurezza. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!